Muscolo senz'osso grammi 500, una zampa di vitella da latte, oppure grammi 150 di zampa di vitella, le zampe di 2 o 3 polli, una testa di pollo col collo. Quando è l'ultima volta che avete fatto la gelatina con la ricetta pubblicata da Pellegrino Artusi nel 1891? Probabilmente mai, per non parlare di preparazioni più antiche come il garum, la salsa prezzatissima dai romani che era a base di interiora di pesce. E non è solo un problema di preparazioni troppo complicate o di ingredienti che non si trovano. Oggi noi restiamo molto perplessi di fronte a dei piatti che piacevano moltissimo ai nostri antenati e loro parallelamente rabbrividirebbero nel vedere piatti che invece noi apprezziamo moltissimo. Ma fino a che punto possiamo cambiare i nostri gusti alimentari? Quanto c'è di innato nel farci respingere qualcosa che proprio non ci piacerà mai? Proviamo a capirlo, cominciando da una constatazione semplice: è buono quello che ci piace. Qual è il cibo preferito dagli italiani? A prima vista potrebbe sembrare una domanda facile. Potremmo provare a rispondere cercando di capire cosa offrono i ristoranti o guardando l'andamento dei consumi, ma otterremo solo indicazioni, perché potremmo essere fuorviati da mode, costi o semplice maggiore disponibilità. Per avere una risposta precisa, a partire dal 2014 si è svolto il progetto Sapore Italiano, Italian Taste Project, promosso dalla Società Italiana Scienze Sensoriali e al quale ha contribuito il CNR. Il progetto ha coinvolto circa 2500 volontari e a loro è stato chiesto di rispondere a questionari riguardo le preferenze alimentari e i consumi, ma anche di sottoporsi a esami di laboratorio per misurare la percezione di specifici gusti e odori. Perché buona parte dei sapori che percepiamo si devono in realtà a molecole odorose che si sprigionano dal cibo e raggiungono le cellule olfattive del naso passando direttamente dall'interno della bocca. Questi dati sono stati incrociati con caratteristiche come sesso, età, malattie avute in passato, fino all'essere nati con parto cesareo o naturale. Così si sono stabilite centinaia di relazioni fra individui e cibo sulle quali indagare. Ne è risultato un ritratto complesso delle nostre preferenze alimentari, un quadro destinato ad arricchirsi man mano che si completa l'analisi dei dati raccolti. Come c'era da aspettarsi, il nostro rapporto con il cibo dipende dallo stile di vita che scegliamo. Il cibo non è solo nutrimento, è socialità, piacere e a volte anche un modo per ricompensarci, cosa che spesso avviene con cibi dolci, grassi e comunque con sapori ben definiti. Le persone particolarmente attente alla salute, però, sono anche quelle meno propense a premiarsi con il cibo. Quando si parla di cibo italiano, poi, pensiamo a quella che abbiamo imparato a chiamare dieta mediterranea, l'abitudine a seguire un'alimentazione che privilegia i carboidrati, le proteine provenienti dai legumi e poi frutta e verdura, e che utilizza relativamente poche proteine animali, pochi zuccheri e fra i grassi mette al primo posto quelli insaturi, usando l'olio d'oliva come condimento principe. È uno stile alimentare profondamente radicato nella nostra tradizione che tuttavia, in base ai risultati del progetto del CNR, è apprezzato soprattutto dalle fasce di età alte della popolazione, mentre all'abbassarsi dell'età cresce la propensione verso
burro, bevande zuccherate, carne rossa, insaccati e dolci in generale. Una tendenza che è importante conoscere nei dettagli perché la dieta mediterranea resta uno dei regimi alimentari più sani e facili da seguire e conservarla attraverso le generazioni significa aiutare la nostra intera società ad essere più in salute. Ci piace quello che la nostra cultura, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, le nostre priorità ci hanno abituati a considerare buono, eppure ci sono cibi a cui facciamo comunque fatica ad abituarci e il motivo è scritto nei nostri geni. Poiché i geni li ereditiamo dai genitori, a volte non è facile distinguere fra il loro effetto e quello delle abitudini alimentari acquisite fin da piccoli. Esistono almeno 100 geni che governano il modo in cui percepiamo gusti e sapori. 25 sono responsabili solo del modo in cui percepiamo l'amaro, poi ce ne sono altri per il dolce, per il salato, per l'acido e l'umami, che è quel gusto difficile da definire che troviamo per esempio nei pomodori e nel parmigiano. A seconda di come questi geni si assortiscono, siamo portati a prediligere certi cibi e non altri. Per l'amaro, ad esempio, ci sono persone che fanno davvero fatica a sopportarlo, si chiamano supergustatori. Altri invece lo trovano gradevole, sono i non gustatori e c'è un modo per identificarli. Vedete questa piccola cartina? Sembra insignificante, eppure metterla in bocca può dare reazioni assai diverse. Visto? Eppure vi garantiamo che tutte le persone hanno assaggiato cartine identiche tra loro, identica a questa. Sono intrise di una molecola, un derivato della tiourea. Questa molecola e i suoi derivati possono essere percepiti come qualcosa di estremamente amaro, ma non da tutti, dipende dal proprio patrimonio genetico. Io, per esempio, allora ecco che questa cartina serve per fare una sorta di test genetico, anche se non è chiaro a cosa servono i geni che rendono alcune persone tanto intolleranti all'amaro. È stato suggerito che possano essere geni che determinano il numero di ricettori dell'amaro nella bocca. Più sono, meno tolleriamo la cartina. Ma altre ricerche fanno pensare che le cose non siano così semplici. La cosa interessante è che non ci sono soltanto gli estremi, coloro che non tollerano la cartina e coloro che la sopportano, ma ci sono tante sfumature. Abbiamo così chiesto ai nostri volontari di dirci quanto forte fosse il gusto dell'amaro percepito. In Italia si stima che sia un supergustatore una persona su 10, ma la frequenza dei supergustatori varia molto a seconda delle varie zone del mondo. In Armenia sarebbero 4 volte più frequenti che da noi e le donne hanno più probabilità di essere supergustatrici degli uomini. Queste persone in genere tendono a non apprezzare cibi dal fondo amaro come cavoli, broccoli, caffè senza zucchero, ovviamente cioccolata amara, ma anche pompelmi e piccante. I supergustatori insomma sono più sensibili ai sapori, ma possono finire con il prediligere cibi dolci e questo può comportare qualche problema a mantenere il peso giusto. I non gustatori, al contrario, possono apprezzare di tutto, incluso amaro, piccante, ma anche dolce o molto dolce. In Italia si sta cercando di capire quanti siano i non gustatori, si stima possano essere il 37% di noi.
La cosa interessante è che la frequenza più o meno alta di supergustatori e non gustatori in una popolazione influenza le tradizioni alimentari, perché in un mondo di supergustatori, piatti come la cicoria ripassata, ma anche le orecchiette con i broccoli o la pasta col peperoncino, non potrebbero esistere. Insomma, i nostri gusti alimentari sono influenzati dalle nostre abitudini, dalle nostre tradizioni. Tendiamo a trovare gradevole quello che il nostro DNA ci porta ad apprezzare, ma non è tutto qui, perché in tema di gusti alimentari anche il sistema nervoso e il cervello hanno voce in capitolo e non sempre ci consigliano per il meglio. Francesca Rapparini è ricercatrice all'Istituto di Bioeconomia del CNR e studia in particolare il coinvolgimento dell'olfatto nelle nostre preferenze alimentari, perché il cibo pensiamo di gustarlo, ma in realtà soprattutto lo annusiamo. Benvenuta dottoressa, ci spiega come avviene? Avviene perché il naso vince sempre nella competizione interna tra sensi. Il senso del gusto è limitato alla percezione del dolce, dell'amaro, dell'acido, del salato e del cosiddetto umami, mentre gran parte di ciò che chiamiamo sapore in realtà è dovuto all'olfatto. E infatti a naso chiuso perdiamo buona parte della nostra capacità di apprezzare le sfumature dei cibi. Possiamo fare la prova facilmente. Con il naso chiuso facciamo fatica anche a distinguere tra una fettina di mela cruda e una di patata cruda. Ma perché l'olfatto è tanto importante? Perché una delle funzioni primordiali dell'olfatto è quella di riconoscere ed evitare i cibi avariati e velenosi. Se questo allarme è stato molto importante per i nostri antenati che vivevano di raccolta e di caccia, nel tempo abbiamo sviluppato il piacere di assaporare un buon cibo. E questo alla fine influisce sulle nostre scelte alimentari? Certamente un alimento deve convincere prima di tutto il naso attraverso il suo aroma. La ricerca ha dimostrato come già l'esposizione precoce agli aromi del latte materno, addirittura nell'utero, può condizionare le nostre scelte alimentari nel corso della vita. Poi esperienze, abitudini personali e culturali arricchiscono il nostro repertorio di odori che hanno un impatto sulle nostre preferenze degli alimenti. Le popolazioni orientali che danno importanza agli odori e alle percezioni olfattive non solo hanno un maggiore utilizzo di odori e di aromi nella loro cucina, ma anche una maggiore ricchezza di parole nel descriverli. L'industria alimentare in qualche modo questa sorta di nostra debolezza la sfrutta o no? Certamente, la ricerca ad esempio ha messo in evidenza come l'aggiunta di vaniglia negli alimenti aumenta la percezione del gusto del dolce e questo potrebbe essere sfruttato per ridurre il contenuto di zuccheri negli alimenti, ma non solo, perché l'aroma di vaniglia esalta anche i sentori di latte, di panna e di burro. Ecco, il burro. In generale i grassi ci attraggono irresistibilmente, come pure i cibi troppo dolci oppure troppo salati. Come mai sentiamo questa attrazione per alimenti che pure non ci fanno bene? Perché in noi è rimasta attiva quella capacità ancestrale di riconoscere nei cibi le sostanze che hanno avuto un'importanza nutrizionale nel corso dell'evoluzione. Si ritiene che l'evoluzione abbia portato a riconoscere le fonti di cibo ad alto contenuto calorico e proteico. Il dolce apportava carboidrati, il salato proteine ed elementi minerali, i grassi le calorie. Nel momento in cui ci siamo però trovati in un ambiente ricco di cibo e con la sola necessità di nutrirci a sufficienza, non abbiamo sviluppato un meccanismo di difesa per limitare quegli alimenti che sono stati per tempo immemorabile utili e non dannosi. Odori, sapori, ricordi, DNA, ma anche un mondo che cambia e la necessità di adeguare la nostra alimentazione per renderla
più sana, ma anche più sostenibile, perché il pianeta è uno e gli esseri umani affamati sono quasi 8 miliardi. Allora, cosa potremmo trovare nel piatto in futuro? Magari un grillo? Questo è un grillo. In Oriente viene catturato e chiuso in speciali scatole per poter ascoltare il suo finire, ma è anche un vero e proprio concentrato di proteine e il grillo domestico è una delle specie di insetti più promettenti per il consumo alimentare sui mercati europei. In altre parti del mondo è già una presenza abituale. All'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR si studia il possibile uso di insetti nell'alimentazione umana e nei mangimi animali. Il vantaggio, dal punto di vista dell'impronta ambientale, è ovvio. Occorrono fino a 10 kg di mangime per produrre 1 chilo di carne bovina, 5 kg di mangime per 1 chilo di suino, 2,5 kg di mangime per 1 chilo di carne di pollo, 1 chilo e 700 grammi di mangime per 1 chilo di carne di grillo. Gli insetti infatti non utilizzano energia per riscaldare il corpo e hanno pochissimo scarto, visto che ad esempio i grilli si possono mangiare interi. Inoltre possono venire nutriti con scarti vegetali, anche con le bucce degli ortaggi. Accumulano facilmente nel loro minuscolo organismo le sostanze contenute nel cibo. Un grillo nutrito a carote, ad esempio, diventerà ricco di carotene, ma c'è il rovescio della medaglia. Un grillo che ingerisce sostanze tossiche tenderà ad accumularle nel suo corpo, quindi occorre fare molta attenzione ai mangimi. Quanto al sapore, chi lo ha assaggiato dice che ricorda le noccioline. Ma all'orizzonte non ci sono solo i grilli come candidati per la nostra alimentazione. Del resto gli insetti sono nel menù in tutti i continenti, tranne tra le popolazioni originarie dell'Europa. Questo coleottero, ad esempio, è la cosiddetta tarma della farina. Non avrà un aspetto molto appetitoso, ma oltre a essere nutriente, ha il grandissimo vantaggio di poter essere allevato con gli scarti del grano. E poi c'è lei, una mosca soldato. Ma per ora sembra destinata solo all'utilizzo come mangime per animali, forse è meglio così. Dal punto di vista di noi esseri umani, oltre alle garanzie di sicurezza e igiene negli allevamenti, a preoccupare è la possibilità che gli insetti possano destare reazioni allergiche in alcune persone, così come avviene per i crostacei. E anche questo viene indagato al CNR. Nella sede di Lecce del medesimo Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR, invece, ci si concentra su una diversa specialità orientale che pure potrebbe affacciarsi sui nostri mercati: la medusa. A differenza degli insetti, non è particolarmente nutriente, ma contiene comunque proteine, in particolare collagene. Questo, durante la digestione, viene scomposto in molecole più piccole, alcune delle quali hanno proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Alcune meduse contengono anche omega 3 e omega 6 in un rapporto ottimale. Potrebbe dunque essere un interessante ingrediente in più, una sorta di integratore, parte di una dieta bilanciata. Soprattutto considerando che nei nostri mari le meduse sono sempre più abbondanti in conseguenza dei cambiamenti climatici. Dunque, non solo rappresentano una risorsa non utilizzata, ma in quantità eccessiva sono nocive sia all'ecosistema che ad attività umane come pesca, acquacoltura e turismo. Ma bisogna capire come renderle utilizzabili. Sono vere e proprie prelibatezze della cucina orientale, nella quale vengono trattate con sali di alluminio fino a ottenere qualcosa dalla consistenza croccante e inconfondibile. Ma questa preparazione lascia residui di sostanze tossiche che alla lunga possono accumularsi nell'organismo e avere effetti nocivi. Al CNR si studiano trattamenti alternativi per i quali
è già stata avanzata richiesta di brevetto. Il risultato è qualcosa dalla consistenza diversa e che ricorda vagamente il sapore dei molluschi marini. Non tutte le meduse ovviamente sono commestibili e praticamente tutte contengono sostanze urticanti o velenose che vanno disattivate. Nel Mediterraneo però si trova il cosiddetto polmone di mare, che è un'ottima candidata ad entrare nelle nostre diete, così come la bellissima Cassiopea mediterranea, pronte per diventare zuppa di medusa mediterranea o altre delizie nelle quali stanno già cimentandosi i grandi cuochi. Insomma, presto potremmo conoscere nuovi cibi. Del resto, per tutta la nostra storia di esseri umani non abbiamo fatto altro che aggiungere nuovi sapori, nuove preparazioni. Magari all'inizio le abbiamo accolte con una certa diffidenza, oggi ci misuriamo con gli invertebrati, ma i nostri antenati fecero fatica persino ad accogliere nella loro dieta la patata. Arriva in Occidente dopo la scoperta dell'America, ma occorrono secoli prima che sia promossa fino poi alle tavole più eleganti. Avviene nel XVIII secolo. Prima era accusata di ogni nefandezza, compreso poter causare la lebbra, che è una malattia batterica e non c'entra nulla con il nostro tubero preferito. Ma è più forte di noi. Di fronte a un nuovo cibo siamo incuriositi, ma anche preda del sospetto. Si chiama neofobia e anche questa viene studiata al CNR nell'ambito del progetto Strani Alimenti. Nuovi cibi, gusti alimentari, tutto quello di cui abbiamo parlato sono tessere di un grande mosaico che unisce alimentazione, nutrizione e benessere e anche quello che chiamiamo invecchiamento, ma che forse dovremmo semplicemente definire vivere, perché buona parte di quello che siamo in ogni istante della nostra vita dipende da quanto ci è accaduto dal momento del concepimento in poi. Tutti questi aspetti sono uniti in un grande progetto di ricerca del CNR che si chiama NutrAge. Invecchiare si dice che sia un'arte, ma ogni arte ha i suoi strumenti. Ve li raccontiamo in un altro episodio. Intanto, grazie di averci seguiti.